Proseguiamo, vediamo un po', dobbiamo andare avanti con la trama principale. Isolamento, obiettivo del diario. Ok. Andiamo. Il volume c'è? Sì, ok, ok, perfetto, perfetto. Avanti tutta. Abitante, forza. Giustamente qua è da sfondare così, perfetto. Non c'è nient'altro? No. Non è così che perirò. Nel frattempo, questo male non fa. Ok. Una torcia semispenta. Allora, mi pare di aver sentito onestamente i tizi da quella parte. Però potrebbe anche essere che in realtà sia bloccato qui e ci tocchi fare il giro. Infatti è così. Ui là là. Sembravano dei bambini. Ecco, vedete? Se in questo caso fossimo andati direttamente di là, non avremmo visto quella mini scenetta dei fantasmi che attaccano Sebastian, mi verrebbe da dire. Avanti tutta. Ciao Arthur, come stai? Ho capito abitante, ho capito, ho capito. Sto arrivando. Benissimo. Oh, bene, bene, dai, sono contento. Sono contento. Bam! I pugni di Ante sono bellissimi da vedere. Poi efficaci, vabbè, ogni tanto, diciamo. Ma belli sicuramente. Cosa da prendere non ne vedo. Giù! Oh là là, che succede qui? Sono veramente giovanissimi questi, Poi che succede qua? Ah, questo qua. Questo l'ho trovato la prima volta nel vuoto. Per cui... Ma il gladiatore... Ah, bello, lo so, il gladiatore è... Gran film. Au. Bam! Epurato, credo. Perfetto. Ah, non sono finiti, come non detto. I'm fine. Stop fussing. Stop fussing. Era la prima volta che vedevi il gladiatore, Arthur. Parla con Helen. Ok. Vediamo anche di qua, visto che ci siamo. No, giustamente. Beh, qua addirittura c'è proprio una parete invisibile. Potevano dire qualcosa tipo no, no, no. Per parlare con Helen. Va bene, dai. Cazzatine, direi. Cazzatine. Qua è il posto di prima. Io sono venuto da là sopra. Perfetto. Le priorità. Le priorità. Come sempre. Ok. Ah, ma lei è Ellen. Sembrava Sebastian, tipo. Vabbè, ok. A timely arrival. You'll be Haskell's banishers. Thank you. Proprio noi. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. Ah. I am Helen Priest. Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. It is rare that the living can see the lingering dead. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. Ah.
In times of danger, I am duty bound to protect the woman I love. You understand? Perché tornare proprio ora? Com'è stata la morte? What was it like for you? After my own death, I floated outside of time without knowing what was happening to me. Floating outside of time? Yes, that's exactly it. True love finds a way. That's all that matters. Ci ha mandato White. Abbiamo trovato i tuoi uomini. Ci ha mandato White. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Plainly, you needed your guardian angel. We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. È stato incauto. Bisogna fare scelte difficili. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. Già. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. Provo compassione. Comandare è difficile. Provo compassione. I'm sorry. You've been through a lot. We have. We are, and will persist till we prevail. We should get back to the fort. We will escort you. Ok. Entità. Indizio ottenuto. Vediamo un po', ragazzi. Indaga sul caso di infestazione per sbloccare le informazioni. Ok. Gli spettri della miniera provano ancora verso il capitano Pennington. Ah, Pennington. Quel Pennington. Ok. Helen, abile, cauta e vestita per l'occasione, Helen Breeze non ha tempo da perdere in sciocchezze. Audace e sicura di sé, ogni suo gesto ha uno scopo e non abbassa lo sguardo, ma dentro di sé c'è qualcosa di oscuro, un dolore, una perdita, una brama nascosta. Allora, all'arrivo a Forte Jericho al re viene negato l'ingresso e il presidio affronta, esausto, ondate di spettri e non accetta nuovi coloni senza previa approvazione di Helen Breeze, recatasi alla ricerca di provviste e non ancora rientrata. Dopo aver disciolto la fonte degli spettri, il re e Ante vanno alla ricerca della signora Breeze. Una voce spettrale guida gli epuratori da Helen Breeze, rinchiusa nella grotta mentre lotta per la vita con il fantasma del marito al suo fianco. Red e Ante sconfiggono i tiranni, ma si ritrovano intrappolati nelle miniere insieme alla Breeze e a Sebastian. E vabbè, intrappolati, che esagerati. Va bene, ok. Segui Helen. Ci sarà da combattere ulteriormente? Boh, vediamo. E di qua si esce esattamente dove volevo andare io. Niente muro invisibile adesso, A banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our Ci business. sono già stato qua io. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. Ok, adesso prendiamo la funivia, direi. Già, Come Helen. back for you, my friend. My sympathies. Le mie condoglianze e gli sparami in testa. Qui ho già letto. Dai.
Posso, Helen? Posso? Andiamo. All of this for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? Ai You ai didn't ai. like him. Why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. Devo effettivamente imparare a pararmi di più, cosa che non faccio praticamente Leave mai. the crates. I'll send someone back for them. Yeah, the path should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. Confermo. That's a relief. Follow me. Dai. Vai, Helen. Cosa sta facendo? Ci faranno entrare? Spererei di sì adesso. White! Open the gates! Priest! What are you lot waiting for? Open the gates! Open the gates. Open the gates. Qui facciamo qualche foto commemorativa, ovviamente. Like this. Così. Ma che bella che è. Go talk to Pennington. Make him understand, if you Ok, can. ok. Where can I find them? He hides in his office. You'll find him there. Va bene. Fort Jericho scoperta. E qui c'è anche l'infestazione da fare, Where are the others? Williams and the other chap? Matthews, we were ambushed. They fell. Già. God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Purtroppo è così. Good to see you living, sir. Keep it short, I'm on duty. Come sta la gente? How are folk doing? Fighting fit? They're farmers, most of them. Shopkeepers, house servants, hunters. We've one old soldier, but he's sick. Them who stand dead on their feet. Fighting fit, my arse. But we hold against the hordes of the dead. For now, leastways. The fight's not fair. That's it. Facciamo del nostro meglio. La vita è ingiusta. Forse sono merito. Facciamo del nostro meglio. Well, that's wrong. But we're doing our best to put it right. Wherefore the paradise of New Eden, eh? What a hole we'd made of it. Mind you, if we stop digging, we die. Che si dice da queste parti? Had any good scuttle lately? I'll spill it if I have it, but be quick. I'm busy. Capitano Pennington. We've known an officer or three, you and me. So, tell me about the captain. In nigh on 20 years' service, I've not met a commander more efficient, nor one so relentless. Ever a pain in the ass, aye. But a good one. But that was then and this is now. He's not the man he was. Still a pain in the arse, mind. Quindi effettivamente anche lui conferma, diciamo, l'idea di Helen. Era bravo, adesso insomma. Wow, she's like her husband. Only yet better. Command is in her blood. She reminds me of my old mum. The Queen of Topsfield Common, we used to call her. Born to give orders, she was.
and you dare not disobey. Sebastian Priest. Did you know Sebastian Priest? I surely did. Good man, hell of a soldier. Had kingly ideals, but did not strut like a crow in the gutter. Hero is an ill-used tag, oft misassigned. But Lieutenant Priest was a hero, and a proper one at that. Ok, indietro. Addio. As you were, soldier. Bene. Can't kill it, but you can slow it down. Non puoi ucciderlo, ma puoi rallentarlo. Chi sei tu? Good day to you, Miss. Miss? I'm the Hunter Flora Abbott, and I never miss. You? It is rare, but I've been known to miss. Red McCraith, Banisher. I heard about you when you first arrived. Is your friend not with you? She died. She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing clever than that to say. Saggia. If you need anything, well, I probably can't help. Cacci per il forte? So you hunt for the fort? Are you part of the train band? I serve, in my way. Before the curse, I traded with the people of New Eden. Meat and fur, bartered for whatever they had that I needed. How did you end up in New Eden? You won't mind me saying that you're not like most people here. And yet, I'm a New Englander. Born on a farm not far from Boston, but always preferred the wild. So I came to New Eden. In time, I came to love it. It's cursed, and I'm still here, aren't I? Che si dice da queste parti? What do you know? Tell me about your day-to-day. If I did, would you listen? Capitano Pennington. Talk to me of Captain Pennington. I've worked for worse. I'm able and I give him no trouble. In return, he makes sure I get none. He respects me. That makes him an excellent judge of character. Don't you think? Sì. Più o meno, dai. Ellen Priest. Te. How are you yourself? I do my work and do it well. Though few notice. Ah, modesta. Modesta e sintetica, direi anche. What can you tell me about Helen Priest? Not my favorite person, if I'm honest, but in the fight against the dead, she's an asset. È sempre sintetica, va bene, ok, grazie. I'll take my leave of you, Flora. Pare un bel I'll personaggio, not stop you. Ma vedremo, dai. Se un domani ci darà qualcosa di utile. Qualche quest, chi lo sa, boh. Anche da Genova avevo tante speranze. Tante attese, e invece niente. Greetings. Welcome to Ingersoll's Bathsheba. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb, perhaps? A comb. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. I met your friend Miss Duarte briefly in New Eden Town. I'm so sorry for your loss. Ah, She seemed a vibrant and resolute young woman. And she seemed eager to leave town as quickly as possible. parlatemi di voi. Tell me about your store. Tell me about you. The original Ingersoll's in Boston was grand and fine, but it burned in the North Square fire of '91. We moved to New Eden with Nathaniel. But before Natty could return home, my husband died. Then came the curse. And now here we are. Welcome to Ingersoll's of Fort Jericho. Ingersoll, You never Fort Jericho. wanted to do anything else. My husband was prosperous and affluent. I was young and clever. We made an excellent match. He taught me everything I know. The store is my business. My legacy. My story. It is who I am. I don't like running a store. I love it. Che si dice da queste parti? The shopkeeper must hear everything that goes on. Tell me something interesting. Just between us. You assume me to be a gossip monger? What do you wish to know? Capitano Pennington. What can you tell me about Captain Pennington? He lets me trade. I like the man. He says Ingersoll's store is good for the fort. I very much agree. Helen. What can you tell me about Helen Priest?
I like her. Though she's impetuous. Terse, even. She fancies herself a leader when she should know her place, and that place is below the captain. Thinking about it, no, I don't think I do like her. Ah, ok. Sincera. Fort Jericho. But more generally, how fares Fort Jericho? Well, it's cold. Folk are hungry more often than not. I've little to tell you won't hear from someone else. Ok. But Ingersoll's is open, so all is well with me. Va bene. Vediamo cosa vende per Shall we curiosità. trade? I rather think we should, sir. What interests you? Attrezzatura, vediamo. Grimaldello spettrale. Danni inflitti da Red e Antea mettete fino al 20% quanto più è vuota la barra dello spirito. Spirito meditativo. Il fucile si ricarica dopo aver colpito un nemico con il suo calcio. I danni inflitti al punto debole con il fucile sono mettete del 20%. Ah, buono. Dea in rosso. Danni inflitti dalle manifestazioni mettete del 100%, ma tempi di ricarica mettete del 100%. Vendi. Pelliccia. Ma secondo voi alcuni materiali sono fatti esclusivamente per essere venduti? Chi lo sa? Chi lo sa? Piacerebbe prendere qualcosa di questi onestamente. Il fucile si ricarica dopo aver colpito un nemico con il suo calcio. I danni inflitti a punto debole con il fucile sono mettete del 20%. Certo che di livello 5 il recupero di salute 155 è pochetto, Vabbè, ok. Lasciamo stare per il momento, dai. Sbagliato. I rather think... Thank you for you. Ok, grazie a voi, grazie a voi. No Ferdinando here. Ferdinando non c'è. Ferdinando, il marito della signora morta. Giustamente. Vediamo qua. Giustamente. Qui non vedo nulla, direi. Via. Ehi tu. Ah no, è Helen questa. Ok, va bene. Ti lascio stare. Per il momento. È Andrew questo? Ah, sì. Questo è Andrew. Ok. Il capitano Pennington. È aperto qua, sì. Un collezionabile, nulla di nulla, va bene, ok. Molto sospetto. Nascondiglio dell'eredità. Eliza, mia nonna, è infine passata a miglior vita e mi sono assicurato che mi lasciasse una piccola eredità. Non è molto, ma ci aiuterà a tirare fino all'anno prossimo. Presto saremo sposati. In situazione di necessità, trovalo. La fortuna bacia chi si sveglia alle prime luci del mattino. Per sempre tuo A. Quindi deve essere tipo qualcosa a est, mi verrebbe da dire, no? Ma staremo a vedere. Poi là. Perhaps there's a key. La guerra non cambia mai. War never changes. Fallout. Beh, non solo Fallout, vabbè. C'è mai un buon motivo per iniziare una guerra? Sì, dicono i re. No, dicono le vedove. Chi se ne importa, dicono gli strateghi militari. Poiché noi siamo soldati pagati per combattere, uccidere e morire. C'era un modo per evitare la guerra con gli indiani? Forse. Ma ci sono stati troppi tradimenti, troppo sangue sparso per poter mai fare la pace. Abbiamo fallito, come nazione timorata di Dio, ancora in fasce.
Potrei venire degradato e congelato solo per averlo scritto, da gente che non ha mai visto cadaveri di donne e bambini, di coloni e indigeni gli uni a fianco agli altri, fra le macerie ancora fumanti di fattorie e villaggi. Io ero fra i soldati inviati a Rio Rosso dopo il massacro, per contare i corpi. Io ero fra quelli che hanno combattuto nella grande battaglia delle palude del 1675 e non vado orgoglioso di quella carneficina. I sogni mi perseguitano, spero davvero che la nuova postazione che ho accettato, nel borgo di New Eden, possa tenermi lontano da qualsiasi nuova guerra che potrebbero chiedermi di vincere. Poverino, una persona traumatizzata. Giustamente. Viste le circostanze. Va bene, ma io sono salito da qua? No. No. Cioè sì. Sì, sono salito da là. E scendo da qui. Leggi. Ah, la Bibbia. Le famose Bibbie che vi dicevo che fanno parte di una quest. Avviso, l'edificio è diroccato. L'accesso al piano superiore è limitato. Pericolo, caduta di oggetti. Ok, qua niente. Apri. Perfetto. Ma non è qua che volevo andare. Volevo vedere qua io in realtà. Scendiamo. Leggi, un'altra Bibbia. Bibbia di Re Giacomo, va bene. Qui niente. Niente, niente. Storeroom. Locked. Ok. Adesso possiamo veramente uscire per il momento. Allora, vediamo un po'. Cosa c'è scritto qua di bello? Archivi. Ogni rapporto, registro e documento trasportato quivi da New Eden si trova sigillato nell'armeria al piano di sopra. Per accedervi è necessario recarsi dal sottoscritto. Pennington. L'unico da leggere è questo? Ok. Questa è Fiona? No, assolutamente no. How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. One of these days, I shall poison your soup. Bene. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. Oh, si vogliono molto bene questi, porca miseria ladra. You're new. From where have you sprung? Name's Red McCraith, a banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. Vostra moglie. Che si dice da queste parti? What's the word round here? Look around you. We're barely hanging on. You'll have to be Miller to enjoy the situation. The merchant? Aye, the freedman. He's the only one who'll leave Fort Jericho with more than he came with. Some people have all the luck. Chi cavolo è Miller, ragazzi? Stavo leggendo la notifica, tanto per cambiare. Sebastian Priest. I'm interested in Sebastian Priest. Do you know him? I did not, but I know the lieutenant's name. We all do. He died a hero. Call comfort to Helen, no doubt. Helen Priest. Can you tell me anything about Helen Priest? A bold woman, clever too. I'll be glad to take her orders. Capitano. What can you tell me about Captain Pennington? What about him? I don't know. Is he a good commander? Do you like him? Does he have secrets, that kind of thing? If, say, I thought him a blockhead, then I'd not say so. If, say, it was my wife's stupid idea for me to join the train band, I'd not say that neither. Vostra moglie. Are you a married man, John? Aye, to Abigail. I count myself lucky. Are you married yourself, Mr. McCraith? Marriage wasn't for us. But I suppose you could have called us man and wife. No, you could not. Marriage is a union conceived by men. Men are fallible.
Trovate il rimpianto? Esattamente come lo pensavamo noi. Aye. Our feelings exactly. We were happy. Why ruin it and live to regret it? Regret? I've no regrets. She's a fine woman, my wife. Finer than likes of me deserves. Ah, I'll not say a word against her. Not a word, sir. che uomo particolare. May you prosper in good health, John. He that does good is of God. Che uomo particolare. Anche perché, boh, ti butterò giù da una rupe, ha detto. Alla moglie, per cui volevo capire un attimo il perché di questa frase, no? E la moglie, ok, ti avveleno. Ah, va bene, dai. Si vogliono bene, si vogliono bene. Chiaro come il sole. Moglie, moglie. C'è qualcosa qua, vediamo. Mi era sfuggito questo pezzo. Ah, il capitano Pennington è da queste parti, eh. Vediamo. Eh sì. Il capitano è da queste parti. Ma noi vogliamo gironzolare un altro po'. Un altro po'. Questa è un'altra entrata, eh. Ah, ancora qua siamo? Mi sono confuso allora, cazzarola. Eh sì. Certo che mi sono confuso. Allora è questa zona che devo ancora visitare. Questa qui. Store. Ferdinando's? Potrebbe essere, Red. Potrebbe essere. Adesso controlliamo. Adesso lo controlliamo. Che strano. È bloccato di qua. E qua non ci si può passare per il momento. Ma si potrà in futuro. A giudicare dai colori, eh? Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Ah, Keep looking. He's organized. Disorganized traders lose money. Vardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. What is this? A sansa. It's a musical instrument. oh, It's Bantu, from southern Africa. ah, interessante. Viene messo agli atti che il negozio in precedenza noto come proprietà della signora Rebecca Hardgrave è stato trasferito senza alcuna ostruzione nella sua interezza a Ferdinando Miller. L'autorità legale competente, ossia io, ne conferma la registrazione come richiesto ove le circostanze lo permettano. Pennington. Nulla da dire al riguardo, va bene. Un blocco di legno intagliato a forma di amuleto, non ancora completato. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. He works Useless. hard to keep it away. Forse ha cercato di fargli del male? Di cosa ha paura? What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Certo. Stock to trade. He hasn't unpacked it. Maybe he intends to move on. And who could blame him? Qua però niente, per il momento. Ferdinando, indizio ottenuto. Muovi, certo. No? Allora di qua. Così. La porta diventa accessibile adesso, penserei di sì. Possibile quindi che sia bloccata la porta anteriore
e si debba per forza entrare da dietro? Penserei di sì. Closed. Ok. We're in the right place. Try next door. Ovviamente è sempre tutto al contrario. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. 18 giugno, Emporio di Ingersoll, cassa e portagioie 5,50. 19 giugno, Fabbro, casse e mobili 7,9. Emporio di Ingersoll, dipinti e ritratti di Rebecca 3,10. Fabbro, set di calligrafia di Rebecca 1,4. He's doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Avrei voluto sbloccare qua, ma non riusciamo. Vabbè, dopo leggiamo gli indizi, dai. Testamento di Rebecca Hardgrave. Io, la signora Rebecca, della città di New Eden, nel pieno delle mie facoltà mentali, lascio in eredità a Ferdinando Miller, nell'eventualità della mia morte, la mia tenuta, che comprende, ma non si limita a, i seguenti oggetti: un portagioie, quadri e uno specchio, una raccolta di libri, casse e ciò che contengono, un set di calligrafia, mobili vari, la totalità del denaro in mio possesso o nel mio negozio o in qualsiasi banca. L'ha fatta fuori lui, secondo me. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. Già. That's where he got the inventory. Aye. The list matches his sales record. Già. Touch my money and I'll drop you. Aia. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest. Volevo fare così io. Back to the fort. A banisher. Thieves lie. How do you know my name? It is my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Mi ha mandato Rebecca. Aye. I know about Rebecca. It was she who sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Mentiva? Or was she lying? You inherited her estate. Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. 2 recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. La tua casa è protetta. Che si dice da queste parti? Mostrami i tuoi beni. Stuff looks good. Let's trade. Now, my friend, we are conversing. Boh. Solo ste cagate qua? Vabbè. Che si dice da queste parti? A storekeeper hears much. What do you hear, Mr. Miller? I'm a busy man. If you've a question to ask, then ask it. Capitano. What can you tell me about Captain Pennington? He has no problem with me. I have no problem with him. He respected Rebecca's wishes. He gave me what was mine. My freedom. Her estate. He saw me as a man and signed the papers to say so. And when them who saw different complained, he laid down the law. Helen Priest. What think you of Helen Priest? I don't think of Ellen Priest. I stay out of her way. I hope she'll stay out of mine. Fort Jericho. How are things in the fort, by your estimation? Look around you. Things are desperate. Have you heard the sound of their bodies crashing against the wood? I am a man of courage. I have endured much. But this, it undoes me. I don't know what you people have done to this country, but there's little hope and no way out. Indietro. La tua casa è protetta.
You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Vediamo un po'. Gli indizi su Fernando. Risoluto e arguto, ben vestito ed eloquente, ha la sicurezza di un uomo benestante e il sospetto di chi non lo è sempre stato. Ferdinando ha ereditato le ricchezze di Rebecca Hardgrave. Sta cercando di liberarsi di un fantasma. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. Ispezione, ma le ho lette queste cose qua prima, sì? No. Signor Miller, vi assicuro che questa spilla darà sollievo alle preoccupazioni notturne. Mi fu venduta dal governatore Haskell in persona, che mi garantì che era serena a mente e anima e lui si intende di certe cose. La terrò io per voi, ma non metteteci troppo a decidere, o la venderò altrove e non ho dubbi sulla grande richiesta. Signor Sincere Paris. Quell'infamone. Testamento, questo l'ho letto veramente. Qua lasciamo stare. Ah, qua. L'inventario, ho già letto prima. Ingersoll Store and the Blacksmith. Sì. Noted. Andiamo fuori. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Già. Perché tanta fretta? Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. La fucina e il negozio. Allora, il negozio di Ingersoll, ok. Qua niente da niente, vediamo un po'. Le cose di Ferdinando. Ferdinando Miller sold you a few things recently, right? May I have a look? You may, yes. Though I doubt they'd be much use to you. Unless you've got a knack for art. Mr. Miller mostly sold me paintings. You can't miss them, they're the only ones I have. Ah, ok. Shall we? I rather think we Li devo comprare allora sti quadri? No, assolutamente. Sono semplicemente qua fuori, presumo. Vediamo. Thank you. Infatti. E costui chi è? Ah, Good day, sir. no, mai visto questo. Nathaniel Sather at your service. What can I do for you? Mr. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way. The Banisher. Anche lui le cose di Ferdinando, perché? Ah, quello della fucina allora, evidentemente. Che si dice da queste parti? You have, as my granny would say, the power to talk the back legs off a two-footed donkey. But I bet you listen too. What do you hear hereabouts? Little of interest. Pennington has signed John Rumble to the train band, which means nothing at all to me. I believe John was down the flooded mine. That can't have been fun. Maybe the militia will be good for him. Huh? You never know who'll take to soldiering. You say that, and I defer to your experience, but I'm sure it's not for me. Fort Jericho. More generally, how fares Fort Jericho? It's cold. Our clothes are inelegant, the walls are drab. There's no music, no conviviality. There's no gaiety. Boston isn't much of a city, but I miss it. I wonder what I could make of this place were I allowed. You can paint a turnip red, but it still won't be an apple. True, but stack enough red-painted turnips about the place, and even the dourest Scotsman shall surely crack a smile. Simpatica. What do you think of Helen Priest, then?
I'd put her in charge if I could. She's bright, trustworthy, thinks for herself. She's not married to old doctrine. People here are desperate. They're sick, they need courage. And Helen Priest fears nothing. Capitano. What can you tell me about Captain Pennington? The captain. I've not a Captain. single bad word to say about that dismally antiquated, superannuated old man. His depth of experience is inspiring. Although I shudder to think what those experiences have done to him. But we should respect our elders. We should listen to their point of view. And then ignore it as we look to the future. Ah. Sarcastico, pungente. You seem a chatty fella. We see precious few new faces around here. You'll forgive me if I use you for fresh conversation. Tell me about yourself. Share your business. Tell me what's important to you. I'm from Boston. I love it very much. So much more lively. A fine mix of conviviality and anonymity. I miss that life. The music, the colour and the splendour, the dance of commerce. The flower sellers, forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. I very much wish to go home. What are you doing here then? I'm the shop boy. When the store moves, I move with it. Old man Ingersoll opened up a general store in Boston back in '78. Then he married Bathsheba. I came with them to New Eden intending to quickly return, but Mr. Ingersoll died. I extended my stay. It took me on when I was just a boy. I've no family. All I have is my Thomas, my closest friend. Thomas? I heard you bought some things from Ferdinando Miller. Might I see them, do you think? Oh, the paintings. Yes, you must have a look. Beautiful pieces they are, and on sale at a very attractive price. If there's one thing a man like you needs out here on the mountain, it's paintings. I must go. Thank you for your time. Take care, and mention it not. Mention it not. Pretty. The work, I mean. Not our ghost eye, though. Let's try the forge. La fucina, ragazzi, la fucina. Quale sarebbe la fucina secondo voi? Prendi. Chiave dell'arsenale militare. Non ci sono stato qua allora io. Nella loggia di un epuratore Forte Jericho. Ma no. Ah, qua c'è un falò. Va bene, più avanti. L'arsenale militare, ragazzi, Vediamo. L'arsenale... no, mi sa che... vediamo un po'. Non so se sia la cassa là sopra o la cella, tra virgolette, là sotto. Vediamo un attimo. Nel dubbio saliamo di qua. La cassa, ma non so, boh. Ah, eccolo qua. Sigillo spirituale. È un decotto questo. Sì, infatti. Shock del velo, vabbè, buono. Sigillo spirituale. Danni subiti ridotti di 20%, ma accumulo di punti spirito ridotto del 40%. Però. Buono cavolo. Bere un decotto durante il combattimento abbatti nemici vicini. Ah, ok. L'effetto fa un po' cagare, perché alla fine cosa vuoi abbattere, dai? Così per scrupolo prova ad andare sotto, ma non credo.
Cioè, la chiave l'abbiamo usata, infatti. Ecco, io pensavo che quella chiave sarebbe stata per questa porta, non per quella cassa là sopra. Però va bene, dai. Allora, la fucina. E la moglie? Oh, finalmente, possiamo parlare con la moglie. Venga qui. Please excuse my husband. He really is as unpleasant as he sounds. And who are you then? Red McCraith, ma'am. I'm a banisher. Are you indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail Rumble. Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. Ah. Vivete fuori dal forte? Vostro marito, perché sono troppo curioso. Your husband won't mind us talking. No. Why would he? We are faithful and trustworthy. As, I'm sure, are you. She doubts your intentions. No need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. We understand one another. My husband and I are very close. Very close indeed. Then you have my admiration. Sustaining such closeness takes much tolerance and hard work. You don't know how good you've got it. Vivete fuori dal forte? You and your husband prefer an isolated life outside the fort. I have a roof above my head, my belly is rarely empty, and I live by my beliefs. We suffered for many years. By comparison, this is bliss. Do you not find it dangerous out here? Just the two of you alone. I thank you for your concern, but we live how we live, and it makes us quite contented. Che si dice da queste parti? Anything talk-worthy round these parts? Ferdinando Miller has been the talk of the town lately. He has had much good fortune, and many resent him for it. I like the lad. He's polite, helpful, listens to his customers. He deserves no backbiting. Staremo a vedere. Capitano. What's your thoughts on Pennington? A good leader? He gave John a job. That was good. We hadn't worked since we left the Bly place. He saw John's promise and gave him his chance. I'd say he's a good leader. Helen Priest seems to get the work done. The captain trusts her with his life. So do I. John adores her. When the fort was attacked, she proved us right. I like having a strong woman in charge. Le voci su Ferdinando. These Ferdinando Miller rumors. Care to elaborate? Oh, well, people say he was involved with a rich woman. That he murdered her for her money. But people say all kinds of preposterous things. Ferdinando Miller wouldn't hurt a fly. Mind you, the lady did die on the way here. I can see why that would make some people wonder. Effettivamente è molto sospetta come cosa, comunque va bene, dai. I'll let you get back to your day, madam. If you need anything. Va bene, ma ragazzi, ma la fucina? Enough, John. I'll not listen to another moment of your ranting. 'Tis no rant, woman. Pennington's backbone is gone, and we're all suffering. The captain's a war hero. Have respect. Respect? Ellen Priest sets out into the wilds in search of our salvation while the captain rots La in his coppia che office. si ama, I know how to respect. Ciao, Mast! What do you do, John? La coppia che si ama. Dig latrines? How much respect does that get you, eh? Go to hell. Take your captain with you. Porto che il capitano... Vabbè. Ok, sono forti questi qua, sono veramente, veramente forti. Molto particolari, direi. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. Vediamo. Careful, goddarn it! Careful! Ah! I know. Come va con Banishers? Sta andando molto bene, direi. Molto molto bene, mi sta piacendo tanto.
Mi sta piacendo tanto, insomma, ecco, ho detto tante cose al riguardo nel frattempo, ha una bella trama, mi piace l'esplorazione. Un bel gioco, un bel gioco. Un gran gioco, eh. Quando dico bello non intendo un gioco da 6, ma 7,5-8, ecco, sì, sì, bello veramente. Non perfetto, però bello. Contentissimo. Ciao Alexander! Queen Mary Stuart. Maria Stuarda, Well, no no? I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McCreath. I'm a banisher. The banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Poverino. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me. Dove hai combattuto? Ha le pustole in faccia questo qua, poverino. Where did you fight, soldier? None of your business, Scotsman. This comrade is mine. No one wants to talk to you. You know, soldier, you're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost. I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Fought under the captain himself, I did. And followed him here and joined the train band. When did you get sick? What's it to you? No, annoiarmi no. Ovvio che ci sono delle fasi più concitate e delle fasi molto più tranquille. Tipo questa, chiaramente. Ecco, non è un gioco per tutti, ovviamente. A meno che uno non schippi i dialoghi, va bene, ok. Cioè, esplorare e combattere è bello e intrattiene tanto. Ovviamente andare in giro per i villaggi e parlare per 20, 30, 40 minuti di fila è un altro paio di maniche, mi rendo conto che non sia per tutti, anche io lo trovo noioso ogni tanto, perché effettivamente senti dei dialoghi e dici vabbè, avessi saputo così, l'avrei anche evitato. Delle volte dici ah bello sto dialogo perché aggiunge molta profondità, però vabbè ci sta dai. What's the word around here? Probabilmente l'ora non aiuta, Captain came by once. Worried for Andrew White. Seems the old boy screams in his sleep. There's a lot of it about. White's a gate guard, right? What's his story? He sees ghosts in his sleep. He's dreaming. Tu Must, in un gioco del genere parleresti con tutti gli NPC in giro? Sì Alexander. Capitano Pennington. Tu Ali invece parleresti con tutti gli NPC non principali, diciamo, tutti i dialoghi secondari dei personaggi secondari. Tell me about the captain. Speak freely, I'll not get back to him. Let you get back to him. The captain is the best of us and I'm proud to serve him. Ciao Johnny. Proud too to give him my guidance when he'd call. Not that he calls no more. Suppose he has too much on his plate. Time's precious for the likes of the captain, eh? Helen Priest. Ma lo so Alexander che io ho un modo particolare di giocare le cose, ecco. Ho un modo molto particolare, immagino. Helen Priest. Tell me about Helen Priest. I promise it won't get back to her. Lieutenant's wife. Stood second to the captain herself. Now she's in command. Quite the rise, no? Parla male questo. How's life about the fort? Sì. It's cold. We're hungry. Welcome to paradise. Ciao Johnny, tutto bene? Johnny mi fa prima, mi raccomando, l'importante è che ti diverti, stai attento, perché avevo postato su Instagram una foto della nebbia che c'è qua a Rovigo. Veramente sembrava di stare a Silent Hill, cazzarola. Silent Hill, porca miseria. My apologies. I did not wish to hush you. I just prefer to focus on one patient at a time. Che begli occhi che è questa. I'm Nurse Wings. Anne, if it sets you at ease. Guardatele gli occhi. Name's McCreath, but you may call me Red. Red. A pleasure to see a friendly face, or any face at all. What can I do for you? Mi sono divertito. Ma sì, è stata una serata in famiglia, ecco. Tranquilla, sì, io vado spesso e volentieri dai miei, ecco. Come sei finita qui? Come mai è un solo paziente? Che si dice da queste parti? What's the word around here? Sta nebbia fonfa.
I don't see Passa la very voglia di much. girare. I stay here, keep to myself. È deprimente la nebbia. Visitors? No other patients? Helen Priest comes when she can. Captain Pennington would sometimes visit Mr. Peabody, but I haven't seen him in a while now. Capitano Pennington. What can you tell me about Captain Pennington? He fought King Philip in the Wampanoag. Led his company well, I'm told. It's not for me to like or dislike him, unpleasant though he may be. Helen Priest. Tell me about Helen Priest. The bold lieutenant's widow. He's dead some years now, and she's not remarried. She's as much a soldier as her husband was. A fighter. Commanding, too. Even dead, you can see his influence in her bearing. Per forza. I think I know how that feels. Lo vede? Te. What about you? How do you feel? Oh, I'm alive and well. I'll not complain. I can be strong for those less fortunate. You're a good soul, Nurse Wings. I do my best, Mr. McWraith. I'm sure you do yours. Buonanotte, Master, buonanotte, buonanotte. Come vanno le cose, Johnny? Ma in generale... non male, non bene, nella media direi, dai, nella media. Come mai hai un solo paziente? Buonanotte, Master. Being as they are, how come you only have the one patient? Mr. Peabody's illness is unsightly. Fort Jericho has a history of contagion. Folk worry. Che cos'ha? Non teme di essere contagiata? Did you not fear infection? If I did, I would not show it. Che cos'ha? What does he have? Pustole? Not my place to say. You'll have to ask him yourself. Ok, lo capisco. Devo insistere. I must insist. I have work to do here. I'd rather not risk infection myself. Insist all you like. I'll not say. However, on an entirely unrelated subject, I assure you, you'll not catch the king's evil here. Scrofula. Cured, some say, by the touch of a king. Ah. Not many kings around here. No. There's just me and my professional understanding of his condition. La scrofula? Ma che roba è? Mai sentita veramente? Come sei finita qui? So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question. I'm a personable man. That's not the same thing. I was sick as a child. Very sick. Afterwards, I swore I'd serve others when they were sick. And here I am. What about you? Proprio come te, mi sono innamorato di una curatrice. Avrei voglia di un po' di azione adesso, mamma mia. I fell in love with a banisher. One of the best. Spent the happiest years of my life with her. And where are they now? Morta. Antea died in the meeting house in New Eden Town. Ah, that was you. I should have known. I'm so very sorry for your loss, Red. So very sorry. Il tipo, Red, e la compagna, Antea, che vedo ogni tanto. Farewell, Nurse Wings. Adesso te la faccio vedere. Farewell, and good health, sir. Che è uno spirito, eccolo qua, che la accompagna, perché loro stavano assieme, dopodiché lei è morta purtroppo. Però il suo spirito non l'ha abbandonato, quindi diciamo che sono protagonisti alla pari, direi, sì. Sono coprotagonisti di questo gioco, ecco. Direi un 60-40, ecco, sì. Leggi. Ha una bellissima trama questo gioco. L'echinacea ha giovato al mal di denti del vecchio Miller. Cimicifuga, racemosa o mirtacea per i dolori femminili, non la scorderò. Voci di un'epidemia delle miniere, mi hanno vietato di andarci, sono seccata. Oggi ho appreso che l'olio di chimafila maculata dà sollievo al tocco reale. Prego di non averne mai bisogno. Ma che cacchio è questo tocco reale? Dopo devo guardare. Leggi. Prima amputazione, era molto giovane, poverino. Mindelo conosce tanti rimedi a base di armi e mi insegnerà. Ho guarito un soldato che aveva la febbre da 5 giorni. Radice di arnica per il mal di schiena. Noto miglioramenti. Leggi.
Radici di lampone, cura per la dissenteria. Forse ne sono anche la causa. Vogli di sì, essiccante, 1 settimana o più, infuso con altre piante. 2 gocce di olio di C, odore intenso, liquido giallo pallido, non marrone pallido. Provare con Gaulteria procumbens. Cartella clinica. Però mi sa che abbiamo saltato una cartella clinica, perché ho letto tipo 4, 2 e 3 forse, mancava la prima. Vabbè, salterà fuori, dai. Salterà fuori. A te, Johnny, non ricordo mai, perché insomma non posso ricordare tutto purtroppo. Ti piacciono gli RPG come questi, giochi di ruolo? Alla Skyrim, Fallout, dove si legge tanto tanto tanto, dove si parla tanto tanto tanto. Comunque, vediamo un po' se c'è dell'altro qua. Ah, ok, ok, va bene, va bene. Bene, 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 bene. Qua ci eravamo andati. Questo non me lo ricordavo. Anzi, non avevo proprio provato. Leggi, vediamo un po'. Mia dolce Ethel, non ho molto tempo per scrivere e non so se leggerei mai questa lettera. Siamo sotto assedio e chi ci attacca è inumano. I morti vengono, gli uomini muoiono e le munizioni scarseggiano. Prega per noi. T. No, qua non c'ero mai stato. Di Assassin's Creed. Sai che è da tantissimo che non li gioco io. Parlano tanto in Assassin's Creed. Abbastanza delle volte, vero? Ma che cazzarola sto facendo? Ah, qua avevo provato ad andarci, ok. Ma allora. Ma sta fucina, ma dove minchia sta? Ah, questo è. Perlustra la forgia. Me l'ero persa. Ah, forse da questa parte si accede. Ecco perché non la trovavo. Non è vero. Ma allora non è quella con Helen, no? Ah no, è qua in parte. Mannaggia la miseria. Va bene, dai. Vediamo. Questa è la forgia, ma c'ero già stato io qua. Il mio Assassin's Creed preferito? Allora, per dirti questo ti devo dire ovviamente quale ho giocato, perché altrimenti... Allora, ho giocato all'1, ho giocato alla trilogia di Ezio, quindi il 2, 2 e mezzo, 2 e tre quarti, chiamali come vuoi, ho giocato al 3, basta. Io mi sono fermato al terzo capitolo di Assassin's Creed. E tra tutti e tre mi verrebbe da dire che il mio preferito è il 3, da quello che mi ricordo. Per carità, anche quello con Ezio è bello, però ha rotto i coglioni, cioè nel senso... Boh, non lo so. Era divertente, sì, però anche il terzo mi è piaciuto un sacco, hai capito? Per cui il 2 e il 3 a pari merito, direi. L'1 non me lo ricordo minimamente. A note? Let's see. Joseph, ho ricevuto ciò che mi aspettava. Che spettacolo, pensavo fossi un bugiardo ma mi sbagliavo. Allo schiavo di Rebecca, Ferdinando, non è bastata la fortuna della padrona morta. Ora, per ordine di Pennington, è pure un uomo libero. E un mercante. Queste castronerie saranno la nostra fine, davvero. Comunque noi siamo pari. Alla prossima partita di carte in caserma ti spenderò come al solito. Theodore S. Quello schiavo di Rebecca era. Ferdinando was a slave. She was his owner. L'ha tenuto segreto. Vuole ripartire da zero. L'ha tenuto segreto. She kept that quiet, as if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Vediamo un po'. La caserma. Allora, era uno schiavo vincolato a Rebecca Hardgrave. Ferdinando. Usciamo, la caserma, Super di qua? Ma per quale motivo la caserma dovrebbe contenere delle cose? Black Flag credo sia uno dei più belli. Ah, aspetta, cavolo. Anche Valhalla ho giocato, però non l'ho mai finito. E anche Valhalla, devo dire, mi è piaciuto molto. Nonostante avesse appunto una svolta molto diversa, Molto più RPG, ecco, molto più ruolistica. Ecco, anche Valhalla avevo giocato, adesso che ci penso, sì. Bello.
Ecco, probabilmente se avessi giocato Valhalla se la giocherebbero Assassin's Creed 3 con Valhalla. Mio caro Cotton, so che è passato tanto tempo e che mi ha chiesto di non scriverti più, ma mi hai spezzato il cuore il giorno che mi hai detto di smetterti di contattarti. Proverò un'ultima volta. Mi rattrista sapere della tua salute cagionevole e spero che ti riprenderai al più presto. Io ed Errol abbiamo una bambina. So che non hai mai accettato il mio amore per lui, ma siamo felicemente sposati. Abbiamo chiamato nostra figlia Mary in onore della nostra amata nonna. Viviamo in una bella casetta, con una mucca e 7 polli, ed Errol ha trovato lavoro come fabbro. Non è una vita facile, ma abbiamo la tavola imbandita di cibo e la gioia nel cuore. Sono felice e colma d'amore e vorrei che provassi lo stesso. Ti manderò un po' di soldi, spero di avere le tue notizie. La tua preoccupata sorella Waverly. Malattia di un soldato. Le ombre iniziano a cantare, il cielo scende su di noi, i giorni diventano notti. Gli spettri sono alla porta, li sento graffiare il cancello, posso scappare ma non la farò franca. Le ombre sono mie alleate, sento che chiamano il mio nome. Sono un guscio vivente senza anima, un fantasma che infesta la propria casa. Avanzo verso la morte, inalo il mio ultimo respiro. Madre diceva sempre, la morte è solo un orizzonte. Un tempo avevo timore, ora accolgo con gioia il mio tramonto. A strong memory clings to this place. Mia dolce Ethel, alcuni dei miei compagni sono malati, non posso fare nulla per loro, poiché mi impressiona con poco. Matthews ha trascorso la notte al fianco dell'infermiera, scusate, a trasportare secchi di vomito, un bravo uomo, anche se parla poco. Ho freddo, ho fame e sono stanco, eppure dobbiamo continuare a combattere. Con affetto, Talbot. That quill. Ben, that's what we're looking for. Quel calamo. Qua abbiamo letto tutto, vero? Sì, ok. Andiamo al calamo. Calamaio, cos'è che ha detto, boh? Con la morte del soldato Forraburi, rispettandone la volontà e per premiare le azioni militari durante la battaglia di Rio Rosso, Teddy, l'Ombra, viene nominato il proprietario dei beni di Forraburi, compreso il fucile. Che l'Ombra usi questo fucile pregiato con l'onore che gli spetta. Va bene, ok, ma non è questo. Il calamaio. Rivela. Vediamo se l'ha scritto di sua volontà. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. No. Ferdinando, sei un figlio di mignotta allora. He claimed not to love her. Why lie? Forse un tempo l'amava, forse non ha mentito. Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. Intanto vediamo gli indizi di Fernando. Ferdinando ha finto di provare lo stesso. Ha finto di amare Rebecca per ineritarne le ricchezze. Che pezzo di stronzo. Va bene, dai. Vediamo il calamaio per curiosità. Una splendida piuma di cigno bianca e pura con cui Rebecca Hardgrave ha firmato il suo testamento. Non si fa così, non si fa così. Fernando, sei proprio una merda. Guarda, se potessi accusarti, ti giuro, ti brucerei vivo probabilmente. Però va bene, dai. Siccome ho deciso di fare una randa, buono. C'è proprio qualcuno che si meriterebbe di morire in questo gioco, eh? Però va bene, dai, lasciamo stare. Ma questo non si poteva leggere prima, adesso si può? Avviso, essendo la signora Rebecca Hardgrave deceduta e secondo i termini della sua volontà? Ok. Ah, ok, l'avevo già letta sta roba qua, ecco perché.
E qua cos'è che c'è di fronte a noi? Ah, la cassa maledetta, sì, giusto, giusto. Ok. Ferdinando sei proprio una merdaccia, sappilo. Banisher? Il tuo passato. Non condividevi i sentimenti di Rebecca. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, Ma no. hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Il tuo passato. When you faked your feelings for Mistress Argrave, you gained much more than freedom. Rebecca made you rich. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? Non è così facile. Ecco per cosa mi stai pagando. You're paying for this. This is the work. But I get the feeling it's the result that interests you, not the method. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. Vediamo. Adesso arriva Rebecca e c'è la No risoluzione. choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! Ora brucerai all'inferno, Ferdinando. You're here at last. Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. You owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. True love requires you to let go. È vero, Time to give this love story an ending. è vero. Fai scendere, accusa. No, fai scendere, dai. Comunque anche Ferdinando alla fine purtroppo non è che avesse torto, Fai scendere. Rebecca Hardgrave, your love for Fardy Miller is sincere but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him. Now your life is over. Già. He was mine. I wanted to keep him. Was I wrong? You don't own him. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace? After all she did? I get peace, but you get your freedom. I was wrong. I'm sorry, Fardy. For everything. Ragazzi, questo gioco per me è bellissimo. È bellissimo perché è tutto grigio. Non c'è giusto e sbagliato. C'è proprio questa sottile linea di confine tra giusto e sbagliato. È bello.
Poi queste scenette sono sempre fatte da Dio, eh. She deserves no peace. She put me through hell. You don't care, Banisher. Ferdinando, Just basta. one more mad master in a madder world. Ferdinando, basta, per favore, basta, dacci un taglio. Sul letto di morte Rebecca ha conferito la libertà a Ferdinando. Temendo di perdere Ferdinando, l'uomo che amava, Rebecca Hardgrave l'ha tenuto suo schiavo. Torto marcio? Guarda, onestamente, non mi ricordo. Potrebbe essere che in qualche caso particolare, sì. Essere un mercante qui non è facile. You'll forgive me for this, but being a merchant here in New Eden, Però non sono sicuro. difficult calling. I can't decide if you keep asking me that because you're judging me, or because you're judging New Eden. I suggest you judge New Eden. I have goods. I have money. Land too, though it's worthless now. I work hard. Why wouldn't I trade? The captain has no problem with it, and neither should you. Non lo so, dovrei pensarci, Ale. Dovrei fare mente locale. Anzi, guarda. Lo facciamo presto, sai. Te lo dico subito, aspetta un attimo, guarda. Perché comunque qua ho tutti i casi. Tutti i casi passati, io. Allora, Borgo di New Eden, i vecchi amici, Charles e Esther. Charles e Esther, ah beh, cacchio, beh, certo, la trama, ok. Gli Heaton. Ecco qua, ti direi che questo qua effettivamente era un uomo di merda. Questo voleva uccidere la moglie perché voleva divorziare. Quindi effettivamente era una merdaccia questo. Sì. Poi per carità, è stato ucciso, per cui anche lui è vittima comunque di violenza. Però era stronzo, era. La levatrice, Jeffrey, Evelyn, ecco qua, boh, così. Il cannibale... E questo? Ah. Ritratto incompleto? Cosa vuol dire ritratto incompleto? Ah, ritratto incompleto, ok, ok. Ritratto incompleto. Ah, trova gli articoli d'arte di Evelyn. Ah, ok, ok, è vero, non è ancora finito questo, cacchio, è vero. Il cannibale ti direi sì, più o meno, però anche è vero che lui poverino era pazzo e questo qua rompeva i coglioni, perché tipo lo spronava un po' troppo quando non riusciva a starci dietro. La cuoca, Thomas... Continua a volerla proteggere. Questo qua non me lo ricordo, sai. Thomas sai che continua a volerla proteggere. Ah, no, questo qua... Ok, ok, questo qua amava sua moglie, lei era una spia francese. Ok, sì, 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 sì. L'unico in cui era stronzo direi questo. Un tantino troppo, dici. Vabbè, dai, cosa vuoi farci? Va bene.